ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, tu e lui a confronto, oppure tu e lei a confronto, ok? Lettura ispirata su questo tema. Vediamo cosa ne esce, una sola variante, perché sento necessario fare questa cosa molto approfondita, va bene? Allora, ragazze mie e ragazzi, prima di iniziare vi chiedo di connettervi con il vostro amante mistico, spirito guida, affinché tu possa realizzare i messaggi per realizzare appunto il tuo obiettivo di vita in qualità di amore e libertà. Io prendo ferma risoluzione di essere ispirata o ispirato dal mio amante mistico. Ok, allora, tu e lui a confronto, tu e lei a confronto. Ok, allora mettiamo, questo lo mettiamo qua, facciamo te. Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? Energia attuale, no? Energia attuale. Anzi, aspetta, prima di vedere ispirata voglio fare 200 cose. Voglio vedere l'energia che c'è nella relazione destinica. Qual è l'energia che vige in questa relazione, in questo momento? Voglio mettere una di queste e una di queste. L'energia che c'è tra di voi, energia della relazione. Allora, beh, è una buona energia questa della raccoglitrice. Le campane nuziali stanno suonando. Io concludo il video qui, che devo fare altro. Che energia attuale c'è tra di voi? Un'energia di abbondanza e di prosperità. La raccoglitrice mi dice: godi dei frutti che ci sono in questa connessione, relazione, di quello che stai sentendo, perché è pura poesia. Le campane nuziali stanno iniziando a suonare, stanno suonando il matrimonio. C'è una fusione potentissima in questa connessione, fusione potentissima. La raccoglitrice ti dice: godi dei frutti già maturi, non prendere quello che ancora non è maturo sull'altro, come dice, sai quando a casa dei miei c'è questo limone enorme che prende tutto il giardino, no? E ci sono i limoni, quelli pronti sotto, ok? Gli altri sopra sono verdi, cioè non andare su quelli ancora immaturi. Godi dei frutti perché è meravigliosa la raccoglitrice. Ok, quindi c'è una... vabbè. Vediamo un po'. Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? Qual è la tua energia nei confronti di questa persona? Il 4 di denari c'hai. Ora io non so se non ti apri facilmente, se sei un po' restia o restio, oppure sta andando tutto bene. Perché il 4 di denari è la stabilità. Vediamo quali sono i tuoi pensieri nei confronti di questa persona. No, c'è il 2 di coppe. No, qua c'è stabilità. C'è questo amore condiviso, questa affinità di anime. Cosa c'è nel tuo cuore? Ah, c'è un po' di senso di tristezza. Sai che c'è l'amore, stai pensando a questo amore, a questa connessione molto forte, però c'è un po' di tristezza, non ti apri. Per ognuno di voi sarà diverso, Per ognuno di voi sarà diverso le vostre dinamiche. C'è un po' di tristezza nel cuore col 5 di coppe. Quindi c'è un po' di chiusura da parte tua. 2 di coppe, stai pensando effettivamente a questo amore, a quest'unione. Può anche esserci che questa persona non ci sia ancora e tu stia lavorando nelle tue profondità per far accadere questo, lo stai pensando, lo stai immaginando, no? È questo che arriva. Vediamo un po'. Vediamo un po' l'altra persona. Anzi, mettiamole qua sopra. Qual è l'energia attuale di questa persona nei tuoi confronti? C'è come se stessi tu pensando alle coppe vuote e non ti stai concentrando su quello che c'è ancora tra di voi. Vediamo. L'energia attuale
di questa persona nei tuoi confronti. Ah, cioè qua è tutto bloccato. Incredibile quello che hanno detto gli oracoli. Due di spade, questa persona è in sospensione, forse in no contact, forse non si apre, non ti ha detto niente. Sospensione. Sa che deve agire, però non sa come. Cosa pensa di te questa persona? Cosa ha nella mente? 6 di bastoni. È come se questa persona... Il 6 di bastoni mi parla di un'energia che vuole avere il controllo sulla situazione. Cosa ha nel cuore per te questa persona? Ti ama, però non te lo dice. 2 di coppe. 7 di bastoni. Ci possono essere dei limiti oppure vuole mantenersi sulle sue posizioni, che c'è un po' di orgoglio. Allora, mentre ti ama, non te lo dice e tu sei triste. Guardate un po' gli specchi, no? Quindi cosa succede a specchio? Questa persona ti sta facendo, attraverso la dea della tristezza, queste emozioni di tristezza, scendere nelle profondità per sperimentare l'amore senza condizioni, cioè vedere l'altra persona come strumento del divino che ti fa sperimentare le tue paure, attaccamenti e resistenze all'amore vero e darti a questo amore. Magari può manifestare orgoglio. Io amo le carte perché ti fanno vedere la verità, guarda, è incredibile. Fammi vedere qual è la sfida karmica per te, rispetto alla situazione, rispetto a lui o a lei. Il paggio di spade può esserci una terza persona, oppure il paggio di spade è la sovranalizzare, pensare troppo, non fidarti, pensare troppo. Vediamo qual è la sfida karmica per lui o per lei rispetto a te o alla situazione. La forza, il coraggio, il coraggio, manca di coraggio per dirti questo amore qui, manca di coraggio, la codardia. Però lo specchio è sempre quello, cioè lo specchio è fondamentale, no? I tarocchi ci servono a vedere qual è la verità e a lavorarci su. Vediamo un po'. Io ti dico una cosa, questa carta della raccoglitrice, con le carte che stanno uscendo, significa anche godi della dea della tristezza. Permetti alla dea di autopotenziarti, come vi insegno sempre a fare. Ho fede in te, devi dire alla dea della tristezza, ho fede in te. Perché questo che succede? Perché questo farà arrivare una sorpresa, le campane nuziali iniziano a suonare. Nel ierogramma interiore, maschile e femminile dentro di te, no? Che si sposano prima di manifestarsi all'esterno. Allora, vediamo quali stavo prendendo prima, queste. Quali sono le tue intenzioni nei confronti di questa persona? La luna, non lo sai, ci sono delle paure. Le intenzioni sono confuse. Le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti? Guarda, questa persona vuole sanare con te, c'è la stella. Luna e stelle, no? Mi viene in mente la sigla di Sailor Moon. Luna e stelle, fa le notti più belle, risplendendo lassù. Le intenzioni di questa persona sono quelle della stella, di sanare, prende una decisione, sanare con te. Vediamo un po', andiamo sulle azioni che farà questa persona. Guarda, ti chiama questa persona, il giudizio, prende questa decisione. Se siete no contact o comunque sia, tu non sai, no? Il giudizio è: prendo questa posizione, prendo questa decisione. La decisione di sanare, la decisione di realizzare un sogno insieme, il sogno che porta nel cuore, molto chiara la stessa. Vediamo un po' le tue azioni rispetto al giudizio. E tu, punto a capo, con lo zero, il matto, tu ti dai, tu hai fede quando succede questa cosa, ti lanci. Nonostante le tue paure ti lanci. Vediamo il matto, perché il matto? Sì, apri nuove possibilità, vedi, ti muovi piano piano, ti lanci, ti dai, hai fede. Vediamo energia finale, tra tutte e due, l'energia finale di lui o di lei nei tuoi confronti.
4 di denari, ci vuole a poco, non arriva proprio, cioè la costruzione è a poco. E l'energia finale è il 4 di denari, come ce l'hai anche tu, è come se vi state specchiando la stessa immagine. Il 4 di denari è colui che non si apre facilmente, però allo stesso tempo è anche colui che trattiene il tuo ricordo, te dentro, no? Vediamo un po' l'energia finale tua. 5 di spade, ci sono un po' di situazioni da risolvere, soprattutto riguardanti la sua chiusura, il suo non aprirsi totalmente. Queste cose qui sono un po' da risolvere. Vediamo un po' con un altro mazzo. Allora, cosa succede alla fine tra di voi? Il sole, l'otto di coppe. Guarda, allora c'è un nuovo inizio, una scintilla che nasce, ma a una condizione. La predisposizione è bellissima, si ritorna a costruire sulla base della fiducia. Il sole per me è l'amicizia, no? Che è alla base di ogni relazione d'amore. C'è questo, ma alla condizione dell'otto di coppe, cioè lasciare ciò che è vecchio, che non nutre più, e aprirsi al nuovo, l'asso di bastoni. Questo asso di bastoni è una scintilla, un fuoco che richiede costanza, che richiede maturità per essere coltivato. Il nuovo inizio c'è a patto che si lasciino andare vecchie strutture, vecchie dinamiche, ciò che non nutre più, può essere un comportamento, un'abitudine, va bene? E qua vedo che c'è un po' di situazioni di tensioni dovute a una certa incapacità di aprirsi totalmente, perché vedo che questa persona ti ha nel cuore, ti ama ma non lo fa vedere, poco coraggio, un po' di codardia, però qua l'asso di bastoni c'è. Allora, questa cosa è possibile, le campane nuziali stanno suonando, se entrambi abbandonate ciò che non nutre più. Ripeto, può essere un'abitudine, un comportamento, ciò che vi ha nutrito prima, però adesso non nutre più. Va abbandonata questa cosa qui e godere a piano piano dei frutti maturi, di quelli che ci sono già sotto l'albero, senza andare ad aggrapparsi su quelli ancora immaturi, perché a poco si costruisce. Ok? Sì. Vediamo ancora questa persona con i miei potenti oracoli, lui-lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Eccolo, siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Allora, cos'è che si dà conto questa persona dalla storia che mi stanno raccontando gli spiriti dei tarocchi, no? Si dà conto che la vostra diversità è un arricchimento, il fatto che tu sei diversa da lui, o lui è diverso da te, o lei, insomma, questo inizialmente ha potuto frenare, però adesso è un arricchimento, è come se vi completate l'un l'altra, siete fatti l'uno per l'altra, yin e yang, no? Sì, cos'altro? Quanto vorrei le tue gambe ora, vedi qua ti vuole ma non te lo dice, ti vuole ma non te lo dice, cos'altro? E infatti non te lo dice ed è nervoso, sono nervoso perché non riesco a controllare quello che provo per te, infatti abbiamo due di coppe, mentre tu stai triste fai così e no, invece no. Vediamo a questo punto, sempre continuando, anzi voglio mettere adesso questi 3 carte per te e 3 carte per lui o per lei. Allora, il tuo viaggio dell'anima di Osho Zen, il tuo viaggio dell'anima. 1, 2, 3. Il viaggio dell'anima di questa persona. 1, 2, 3. Il viaggio condiviso. 1,
2 e 3. Vediamo il tuo viaggio dell'anima, il coraggio che tu hai, il silenzio che è la stella in questo silenzio, e qua tu sei un po' condizionata. Questo è il diavolo degli Osho Zen, no? Come se ti sentissi un po' in gabbia, ti senti un po' condizionata. Qua come se volessi trovare il coraggio di credere anche nel silenzio, in una separazione o in quello che lui o lei non dice. Ti vedo un po' condizionata dalle paure. Vediamo il viaggio dell'anima di questa persona, l'esistenza, il mago, il matto. Guarda, questo è il 2 di coppe. Il viaggio dell'anima è che troverà il coraggio che avevamo visto al blocco di questa persona per lanciarsi. Qua la dicitura è amichevolezza, ma è il 2 di coppe dello Osho Zen, e poi c'è anche il sole, no? Per dichiararti apertamente quello che sente a partire da una base di fiducia e di amicizia, per poi dare questa scintilla dell'asso di bastoni che va però coltivata. Ok? Vediamo il viaggio condiviso. La coscienza ci si risveglia qui. Volgersi all'interno. Wow, il maestro, questa relazione vi sta insegnando più di quanto tu abbia mai potuto pensare. Questa relazione è una relazione maestra. Qua c'è Osho, se te lo dice lui. Quindi è come se questa relazione vi sta portando a svegliarvi, a vedere le cose come realmente sono. Attraverso una profonda introspezione, volgersi all'interno in 4 di coppe dello Osho Zen, silenziare la mente, è come se questo porta alla realizzazione del maestro interiore. Questa relazione vi sta dando più di quanto puoi immaginare. È un'iniziazione, è una storia iniziatica. A lui lo vedo proprio pronto, o a lei. Sei tu che senti questo condizionamento qui perché c'è la dea della tristezza, però la stai accogliendo, ti stai autopotenziando con la dea e vedrai che questo si sviluppa in questo modo. Sì. Vediamo adesso questa persona nei tuoi confronti con questi oracoli. E infatti camuffamento, maschera, alcuni elementi di questa relazione sono nascosti, non ti ha detto questo amore. Ok? Quindi sta tenendo una maschera. Bene, cos'altro? Stuzzicarsi, l'energia è divertente e spensierata ma incerta. Infatti qua mi dice che magari non si è espresso o si è espresso in modo da non farti capire, ti ha stuzzicato, un po' prendere in giro, stuzzicato, no? E tu non hai capito, e invece qua guarda che succede. Cos'altro? Riconosce che tu sei un'anima gemella. Riconoscimento della fiamma gemella. Tu sai che quest'anima rispecchia la tua. Questa persona sa che tu rispecchi la sua anima. O ne verrà a conoscenza a livello profondo. E vedi, te l'ho detto, no? Vediamo un po' adesso. Vediamo questa. Un'altra persona c'è in mezzo, c'è il paggio di spade qua, c'è un'altra persona che disturba la relazione, può essere chiunque, da un'altra persona in senso relazionale, a un'amica, un amico, un familiare, un parente, però qua c'è un'altra persona. Però se questo è il caso, me l'ha detto che questo è il caso, non c'è più questa persona. L'otto di coppe implica anche di lasciare andare ciò che ha dato ma non dà più, va bene? Ok. Cos'altro? I dubbi che hai, questo condizionamento che hai con il 5 di coppe, con la sensazione di mancanza, è infondato, non è reale. I tuoi dubbi e timori sono infondati, non sono reali. Cos'altro? Il senso di incompiutezza lavora sul passato. Sai perché stiamo in questo modo? Il 5 di coppe è anche
tutte le perdite del nostro passato. Questa relazione ti sta portando un'iniziazione affinché tu possa pacificare tutte le immagini negative del tuo passato, e lo stai già facendo. Per chi non sa ancora come farlo, magia pratica 13, il pentacolo magico, per pacificare il passato, lavorare sul senso di incompiutezza e realizzare la maestria. Ok? Sì. Vediamo ancora che avevamo qua. Voglio un attimo una specifica su questo 6 di bastoni, poi al limite approfondiamo. Allora, sul 6 di bastoni, i pensieri di lui nei tuoi confronti. Perché secondo me qua tu pensi di lui e la relazione, lui si fa vedere orgoglioso, non ti fa vedere niente, capito? Vediamo quel 6 di bastoni, ma la verità è altro. 6 di bastoni, i suoi pensieri nei tuoi confronti, 6 di bastoni, la giustizia. Guarda, per alcuni di voi questa persona sta sistemando altre cose della sua vita, forse con un'altra persona, anche a livello legale, o sta cercando di riprendere il controllo da situazioni che non sono andate bene, magari non solo nella vostra relazione, anche con altre persone. Capito? Fammi vedere perché giustizia sul 6 di bastoni. La torre, sì, può essere un divorzio, un matrimonio, sta cercando di sistemare le cose, di uscire fuori da questa situazione di disastro e sistemare anche le cose con te che non sono andate. La torre, 7 di spade, menzogne, ti ha ingannato, o situazioni che comunque non sono andate bene relative a dei disastri. E col 6 di bastoni è come se volesse vincere adesso e risolvere le cose, ok? Fammi vedere un po' su quel 2 di coppe suo. L'8 di denari, io ti dico una cosa. Questa persona, e te lo sottoscrivo, vuole far funzionare la connessione. Vuole far funzionare la connessione. 8 di denari, 3 di spade. Dopo un dolore, magari sì, c'è stata un'altra persona, probabilmente o della sfiducia, semplicemente, una chiusura, un dolore. Vediamo cosa mi dicono questi. Chiedi aiuto, ci sarà un aiuto qua. Cosa dice questa carta? Ci sono situazioni che richiedono un aiuto o collaborazione, a volte è necessario esternare per ricevere l'aiuto di cui hai bisogno. Chiedere aiuto non è una vergogna. Qua mi parla di aiuto e di sostegno che viene dato per la connessione. Amore. Non c'è dolore che l'amore non possa guarire, non c'è passato che l'amore non possa perdonare, non c'è futuro che l'amore non possa trasformare. Riempi il tuo dolore con pensieri d'amore, come ti ho detto prima. Riversa il tuo amore ovunque, guarendo gli altri guarirai te stesso. Quindi è come se dicessero dai aiuto a questa persona, semplicemente magari non dando aiuto, dai aiuto a questa persona significa nutri le tue emozioni di tristezza per autopotenziarti. Questo fa sbocciare questo amore. Va bene? Ok. Vediamo un po'. Cosa ti dicono le carte della Dea? Verrà detta la verità, saprai la verità che ti ho appena descritto. Ci sarà tanta allegria, ti vedo allegra o allegro. Guarda, ci sarà il nutrimento, vedo passione, vedo condivisione. Ci sarà tanta allegria dopo che verrà detta la verità. Va bene? Ok, ragazzi miei, ragazzi, non aggiungo altro, volevo fare questa stesa perché ad alcune di voi era necessario, lo so. Quindi, detto questo, concludo qui. Mi raccomando, praticate e realizzate, praticate e realizzate.
Detto questo ti abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.